Anche oggi torniamo in un luogo che ormai è abbastanza conosciuto da chi segue il nostro canale da tanto tempo. Torniamo a quella bellissima villa al numero civico 5658 di Am Grosse Wannsee, sobborghi occidentali di Berlino. Torniamo al 20 gennaio 1942. Torniamo a quel tavolo, a quelle riunioni, alle persone sedute. Molte le abbiamo già conosciute: Heydrich, Eichmann, Müller. Abbiamo conosciuto il nazista riluttante Kritzinger. Abbiamo conosciuto i legali al tavolo come il giudice Roland Freisler o l'avvocato Wilhelm Stuckart. Abbiamo conosciuto uomini dell'SS come Rudolf Lange o Karl Eberhard Schöngart. Ma c'erano anche tanti burocrati, gerarchi più o meno conosciuti. Ecco, il problema è proprio questo, che all'interno della gerarchia nazista spesso conosciamo solo i nomi più famosi, quelli apicali, o quelli che per qualche motivo, magari perché si sono macchiati di particolari efferatezze, sono finiti in cima alla lista dei ricercati alla fine della guerra. Altri sono sfuggiti, ma non dalle liste dei ricercati, sono sfuggiti alle maglie della storia e soprattutto alle maglie dell'opinione pubblica, perché non erano così importanti, perché se non facevano notizia, perché si pensava che avessero un ruolo minore. Un errore di valutazione, perché tutti quei gerarchi attorno a quel tavolo avevano uno scopo preciso. Tutti quei gerarchi erano stati invitati per un motivo. Tutti quei gerarchi avevano un ruolo, anche quelli più sconosciuti. Anche chi, è il caso della nostra persona di oggi, aveva un nome pesante per la storia, pur essendo solo un omonimo di un grande riformatore. Prima di addentrarci nella storia del nostro personaggio di oggi, vi ricordo la grande offerta di NordVPN per quanto riguarda la sicurezza online. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto da tempo NordVPN come partner strategico proprio per navigare in totale sicurezza ovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo, e riuscendo anche a accedere a dei contenuti che a volte sono bloccati per motivi di geolocalizzazione. Questo servizio, offerto dalla migliore VPN in circolazione, è disponibile anche per voi che ci seguite. Vi basta dare un'occhiata al link che trovate in descrizione al video per accedere, in qualità di amici di Dentro la Storia, alle offerte sui piani biennali NordVPN, delle offerte che vi consentono di avere 4 mesi extra gratuiti e la consueta garanzia, soddisfatti o rimborsati, per navigare davvero in tutta sicurezza. Se io vi dico Martin Luther, pensate a Martin Lutero, il grande riformatore della Chiesa, l'uomo che diede una spallata potente al dogmatismo romano, aprendo la strada, idealmente, a un nuovo modo di intendere la cristianità. Ma oggi non parliamo di lui. Oggi parliamo di un suo omonimo, Martin Franz Julius Luther, un uomo vissuto parecchi secoli dopo il grande riformatore e che condivideva con lui solo il nome e il cognome, perché se Martin Lutero ha aperto la strada a un nuovo modo di intendere la spiritualità, ha rivoluzionato i costumi anche dell'Europa, quest'altro, Martin Luther, è passato alla storia per altri motivi, forse in maniera involontaria, ma forse nemmeno troppo. È passato alla storia per averci fornito un documento centrale per quello che riguarda l'Olocausto. Torniamo a quel 20 gennaio 1942, a quel tavolo, un tavolo dove si riuniscono funzionari provenienti da un po' tutto il Reich. Abbiamo funzionari berlinesi, è il caso di Eichmann, di Freisler, di Müller, di Kritzinger, di Klopfer, di Stuckart, di Leibrandt, ma abbiamo anche dei funzionari che arrivano dall'est, Josef Bühler, lo abbiamo già incrociato in un recente video, Schöngart, che arriva proprio in compagnia di Bühler, Lange, che è quello che arriva da più distante di tutti, arriva da Riga, Alfred Mayer, anche lui responsabile per l'Est, e poi c'è un altro uomo che arriva da Berlino, ma è l'unico diplomatico a quel tavolo. E la domanda è: perché convocare un diplomatico, un uomo che arriva dal Ministero degli Esteri, sottosegretario di Stato, in una riunione che riguarda la soluzione finale del problema ebraico? Cosa c'entra l'Ufficio degli Esteri? Per rispondere a questa domanda bisogna scavare all'interno della storia del nostro protagonista di oggi, Martin Luther. Anzi, come dicevamo, nome completo Martin Franz Julius Luther, nato a Berlino il 16 dicembre del 1895, una persona enigmatica, il cui passato è torbido, studi superiori non completati, arruolamento come volontario nella Prima Guerra Mondiale, ma servendo lontano dal fronte, in ferrovia, venendo inserito nella riserva, ottenendo una croce di ferro di seconda classe, poi nel dopoguerra piccolo imprenditore con attività di traslochi e arredamento che inizialmente fallisce, poi riesce a riprendere in mano, a riavviare da capo e che lo porta a una certa agiatezza economica. Chi era davvero Martin Luther?
non se ne sente parlare fino al 1° marzo del 1932, è il giorno in cui Luther si iscrive al Partito Nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, il partito nazista. Fino a quel momento Martin Luther si era tenuto ben distante dalla politica, non si interessava, o se gli importava, non lo dava a vedere. La decisione di prendere la tessera è esclusivamente una volontà di partecipare al nuovo che avanza. Nel 1932 la forza del partito nazista è ormai evidente in tutta la Germania. Il vecchio presidente von Hindenburg si sta semplicemente barcamenando per non far arrivare Hitler al potere. Prima in carica von Papen, poi un generale, von Schlecht. Niente, non funziona nessuna delle due. Sarà costretto a chiamare Hitler ed è proprio in quel periodo che il nostro amico Martin Luther si iscrive al partito nazista e subito dopo anche alle SA, ma non ha un ruolo di primo piano. Nelle SA non va a bastonare i socialisti e gli ebrei, non partecipa alle marce, ha un ruolo più defilato, come era avvenuto durante la Grande Guerra. Raccoglie i fondi, si occupa dell'organizzazione di base del partito, svolge attività di retrovia, come durante il conflitto, ma in tutto questo riesce ad avvicinarsi a un uomo molto potente, un uomo che abbiamo già incrociato, Joachim von Ribbentrop, all'epoca ricco commerciante di vini e futuro ministro degli esteri del Reich. L'incontro è, diremmo, quasi casuale, sempre se vogliamo credere al caso. Luther viene incaricato di arredare la villa di Ribbentrop, oltre a occuparsi del riammodernamento delle scuderie della villa. In quell'occasione, tramite dei colloqui diretti, volti in realtà a stabilire le mobilie e i materiali da utilizzare, nasce la sua amicizia con von Ribbentrop. Un'amicizia che durerà per oltre 10 anni, un'amicizia che gli frutterà una corposa carriera politica, ma in seguito anche una rovina. Nel 1936, quando ormai Hitler è già al potere e l'ha già consolidato, perché dopo la morte del presidente Hindenburg è riuscito a incamerare al suo interno, sia nella sua figura, sia il cancellierato che la carica di capo dello Stato. Ribbentrop diviene ambasciatore a Londra. Per molti in realtà altro non è che una spia, perché raccoglie informazioni sulla situazione sociale ed economica della Gran Bretagna e perché invia ogni mattina dei fiori freschi a Wallis Simpson, la donna che siede a fianco del nuovo re Edoardo VIII. In quella missione diplomatica Ribbentrop ha con sé Martin Luther, ufficialmente come attaché e segretario personale. Addirittura Luther si offre di completare l'arredamento dell'ambasciata tedesca a Carlton House Terrace. Nell'organigramma dell'ambasciata Luther è inserito come secondo segretario. È già un passo in avanti, ma già fa capire che quell'uomo, Luther, è un uomo di fiducia per Ribbentrop. E quando Ribbentrop diviene ministro degli esteri nel 1938, Luther lo segue ancora una volta, assume il posto alla guida del Referatpartei nell'Auswärtiges Amt, l'ufficio degli esteri. Diviene sostanzialmente responsabile dei rapporti intercorrenti tra il ministero e l'apparato del partito nazista. È l'uomo di raccordo, il giunto fra un'istituzione pubblica, il ministero, e il partito che domina il paese, il nazismo. Questi passaggi continui, questa stretta liaison con Ribbentrop mostrano come la carriera di Luther si fondasse più su relazioni personali, la capacità di manovra, adesione al regime e anche sulle amicizie e sui comuni interessi, piuttosto che su un percorso diplomatico tradizionale. D'altronde i diplomatici solitamente vengono selezionati in base a concorsi e prima ancora un piano di studi, lo studio delle scienze internazionali, delle scienze politiche. Luther non era nemmeno diplomato, figurarsi laureato. La sua carriera la doveva tutta ai rapporti interpersonali che era stato molto bravo a cucire. Quando scoppia la guerra, Martin Luther ovviamente non finisce al fronte, e non solo per questioni di età, pur non essendo certo un anziano. È troppo prezioso, è troppo utile all'interno del Ministero degli Esteri, al punto da assumere nel maggio del 1940, mentre la Germania invade i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo e poi la Francia, la direzione della sezione Deutschland all'interno del Ministero degli Esteri. Tempo un anno ed ecco un altro scatto di carriera, la nomina a Unterstaatssekretär, segretario di Stato. Quella divisione D, e qua ci avviciniamo a Wannsee, era responsabile di molte questioni interne al Reich. I rapporti ad esempio con le SS, con il partito nazista, le questioni razziali, la problematica ebraica, la cooperazione con l'apparato di sicurezza, con l'SD. In particolare la sezione D DRAI era dedicata alla questione ebraica, politiche di razza e informazione delle missioni all'estero su sviluppi interni importanti.
Vogliamo metterla in altre parole? Benissimo. Luther non era solo un diplomatico, era un burocrate di vertice, attivo nel collegamento fra il Ministero degli Esteri tedesco e le strutture della repressione razziale del regime, l'SS. Il suo ruolo implicava che l'Auswärtiges Amt non fosse solo uno spettatore di ciò che avveniva, ma parte integrante delle politiche antisemite e di deportazione, ad esempio facendo pressione sugli stati alleati all'interno dell'asse, l'Ungheria, la Romania, la stessa Italia, affinché si appiattissero alla politica tedesca, affinché non ci fossero ostacoli alle deportazioni degli ebrei. Le ricerche storiche più recenti hanno evidenziato che sotto la guida di Luther, la sezione D, benché spesso invisibile, divenne uno dei pilastri amministrativi della soluzione finale. È infatti importante sottolineare che Luther era noto anche per la sua capacità di giocare su più tavoli. Era abile a farsi amico dei vari gerarchi, parlava con membri del partito, col ministero, con le SS, con l'apparato poliziesco. Non era solo un esecutore, ma andava a riempire i piccoli vuoti, a colmare i buchi nell'organigramma, ma ancora di più nei dialoghi tra i vari gangli della macchina da sterminio nazista. E allora torniamo a quel 20 gennaio del 1942, a Martin Luther che arriva con la sua auto, il suo autista, scende, si fa accogliere con tutti gli onori, presenta le proprie raccomandazioni al generale Heydrich, ci tiene a essere tenuto in considerazione. E durante tutta la conferenza non fa altro che cercare di compiacere al massimo Heydrich stesso, che è impegnato a convincere tutti gli altri intervenuti al tavolo della sua idea, un'idea che si chiama Endlösung, soluzione finale. Luther presenta un suo documento, Desideri e idee del Ministero degli Esteri per la soluzione globale della questione ebraica in Europa. Se volete ve lo dico anche in tedesco. Wünsche und Idee des Auswärtigen Amtes zur vorgeschlagenen Gesamtlösung der Judenfrage in Europa. All'interno di questa pomposa definizione, altro non c'è che l'elenco, paese per paese, degli ebrei presenti. Lo stesso Luther si mette a ridere davanti a tutti gli altri intervenuti quando si arriva all'Estonia, un paese che, secondo le statistiche, non ha ebrei. La miglior notizia mai sentita sull'Estonia, commenta, ottenendo il plauso e le risate degli altri intervenuti. È lui stesso a consigliare all'interno della conferenza di rimandare le deportazioni dagli stati nordici, come anche la Norvegia occupata, o la Finlandia che si alleerà al Reich, a causa del basso numero di ebrei. È inutile farsi dei problemi per pochi ebrei, meglio concentrarsi sul sud-est e sull'ovest dell'Europa, dove la popolazione ebraica è molto più numerosa. La presenza di Luther a Wannsee, il documento che presenta, sono due aspetti fondamentali, perché implicano il fatto che il Ministero degli Esteri tedesco fosse formalmente al corrente e partecipasse nella definizione delle politiche antiebraiche di deportazione. Lo storico Christian Browning ha scritto che il contributo dell'Auswärtiges Amt al genocidio è consistito soprattutto nella preparazione diplomatica e nell'assicurazione dei paesi occupati alleati per le deportazioni. Luther non era un semplice burocrate. La sua firma e la presenza alla conferenza lo collocano fra coloro che parteciparono attivamente agli stermini. Quando la conferenza termina, quando tutti i partecipanti tornano ai loro uffici o ai loro incarichi, viene detto loro di non conservare gli appunti. Verrà distribuito loro un memorandum da leggere, imparare, distruggere, perché nulla dovrà restare di scritto. C'è una sola persona che contravviene all'ordine di distruzione del memorandum ed è proprio Martin Luther. Luther assicura al tenente colonnello Adolf Eichmann di aver distrutto il suo memorandum. In realtà non è vero, lo ha nascosto all'interno degli archivi del Ministero degli Esteri ed è lì che verrà scoperto nel 1947 dagli investigatori americani. È lì che si troverà la prova di Wannsee. Perché lo ha fatto? Perché Luther non ha obbedito agli ordini? È un interrogativo che ancora oggi sconvolge tutti gli storici. Forse collegato a quello che Luther cercherà di fare un anno dopo Wannsee. Nel febbraio del 1943, il suo vecchio amico Joachim von Ribbentrop firma il suo licenziamento dal Ministero degli Esteri. Il motivo è molto semplice. Martin Luther voleva compiere il salto di qualità, voleva prendere il posto di von Ribbentrop come capo della diplomazia estera. Aveva ordito un complotto che era però stato scoperto. E lo stesso Luther, oltre a essere licenziato, era stato arrestato e spedito al campo di concentramento di Sachsenhausen. Luther probabilmente si era tenuto quel documento da parte, come jolly, come una carta a sorpresa da giocare al momento giusto, forse un'arma di ricatto, forse semplicemente qualcosa da utilizzare in futuro, o nei confronti del regime, o magari
presumendo la fine del regime, nei confronti delle potenze alleate che avrebbero vinto la guerra. Ma Luther tutto questo non lo potrà vedere. A Sachsenhausen viene inserito nella lista dei Sippenhäftlinge, dei prigionieri speciali, ma verrà separato dal resto degli altri prigionieri speciali. Non viene incluso nella famosa lista dei prigionieri d'alto rango che vengono trasferiti tra fine marzo e i primi di aprile del 1945 da tutta la Germania verso Dachau e poi da Dachau portati in Italia, in Alto Adige, per essere usati come scudi umani o come materia di scambio. Luther resta a Sachsenhausen finché viene liberato dalle truppe alleate. Non è in buone condizioni. 2 anni di prigionia lo hanno fiaccato nel morale e soprattutto nel corpo, nel fisico. È debilitato. Martin Luther muore il 13 maggio del 1945 in un ospedale militare dove era stato ricoverato nel tentativo di fargli recuperare le forze. A essergli fatale è un attacco cardiaco. L'uomo che nell'ombra aveva tramato contro il suo superiore e che prima ancora, muovendosi come un'agile anguilla, si era mosso tra i vari gangli del regime, scompare così. Luther incarna nel migliore dei modi il concetto di banalità del male che sarebbe stato poi descritto in maniera così efficace da Hannah Arendt durante il processo ad Adolf Eichmann. La partecipazione di funzionari come lui alla Shoah dimostra che i massacri furono possibili grazie all'adesione quotidiana alla burocrazia e alle risorse statali comuni, normali. Martin Luther dimostra anche con la sua esistenza che il genocidio nazista non era circoscritto agli esecutori materiali, alle SS della testa di morto o alla Gestapo. Coinvolgeva anche i ministeri ordinari, come il Ministero degli Esteri. La sua parabola personale, studente di non profitto, volontario ma imboscato nella Grande Guerra, imprenditore prima fallito poi di successo, diplomatico del genocidio, uomo di potere e poi a sua volta prigioniero, incarna al suo interno i paradossi del regime nazista, una scalata sociale così rapida, la collusione ideologica, le lotte interne e infine la caduta rovinosa. Martin Luther è stato un po' tutto questo e rappresenta uno degli esempi più chiari della modernità malvagia del nazismo. Un uomo che, anche se non aveva una formazione diplomatica classica, riuscì a inserirsi nelle strutture del potere, contribuì in maniera attiva al genocidio, fu parte di quella costellazione di burocrati che resero possibile ciò che altrimenti, ancora con gli occhi di oggi, appare inconcepibile. La sua carriera ci permette di riflettere sul fatto che la persecuzione di massa non è solo opera di violenza fisica, ma anche di strutture amministrative, di complicità silenziosa, di diplomatici che firmano documenti, stringono accordi, definiscono liste di esseri umani e obiettivi di morte. Approfondire la figura di Martin Luther oggi significa contribuire a una memoria più complessa del nazismo, una memoria critica, una memoria che include gli uffici, le firme, gli scambi internazionali, le collaborazioni fra stati e apparati. Martin Luther dietro di sé ha lasciato tutto questo, oltre a quel documento sconvolgente, che ancora oggi mette i brividi e che ci fa capire che la follia del nazismo non era dettata dall'impulsività, dal raptus omicida improvviso. Era qualcosa di calcolato, di studiato, di attentamente preparato, che vedeva coinvolgere sullo stesso obiettivo più ministeri, più soggetti, più persone, anche di estrazione molto differente. Martin Luther è stato tutto questo, e se oggi noi possiamo operare delle critiche fondate, precise al nazismo, lo possiamo fare anche approfondendo la sua figura, ciò che è stato, ciò che ha rappresentato, ciò che ha fatto e soprattutto ciò che ha lasciato come eredità più o meno volontaria dietro di sé. Ben ritrovati in Dentro la Storia, il canale di chi ama la storia contemporanea. Ormai ci conoscete da diverso tempo e sapete chi siamo, ma se ancora non ci conoscete, questo è un canale divulgativo. Abbiamo moltissimi contenuti che spaziano nel campo della storia contemporanea, arriviamo fino alla cronaca dei nostri giorni se necessario, e abbiamo oltre al canale una piattaforma podcast e un sito all'interno del quale, oltre ai nostri contenuti, trovate il nostro esclusivo fan shop, dove potete trovare il nostro merchandising, e l'area in cui richiedere la newsletter mensile. È un servizio completamente gratuito che Giovanni e io abbiamo pensato per voi al fine di darvi sempre più informazioni, sempre più notizie, sempre più contenuti. Arriva all'inizio di ogni mese con anche degli spunti di lettura o di visione di film o di serie televisive. Quindi se vi ho stuzzicato abbastanza l'attenzione,
prima di continuare con il video oppure al termine della visione, andate nel sito di Dentro la Storia e richiedete, se non l'avete ancora fatto, la vostra newsletter.